creare una visione dell'evoluzione futura delle telecomunicazioni in Italia e all'estero. Ne parliamo con Mattia Magnaghi del Politecnico di Milano. Ciao Mattia e grazie di essere qui. Ciao Lorenzo, grazie a voi. Dal titolo questa mi sembra una challenge di analisi, no? Di overview di quello che è oggi disponibile sul mercato e di come può evolvere. È così? Sì, ecco, diciamo che questa challenge riguarda proprio appunto quella che è l'evoluzione dell'industria delle telecomunicazioni mobili che da sempre è stata soggetta a numerosi cambiamenti tecnologici, quindi che poi hanno comportato poi dei cambiamenti significativi anche nell'ecosistema degli attori appunto dell'industria delle telecomunicazioni. Quindi se si pensa la strada fatta dalla prima generazione, quindi lanciata più o meno negli anni 80 per fornire servizi vocali analogici, a poi appunto quello che è stato il lancio del 5G intorno appunto al 2019, che promette di essere chiaramente un paradigma tecnologico che può rivoluzionare l'industria delle telecomunicazioni. Ed è per questo motivo che appunto anche in un contesto in cui l'innovazione diciamo è alla base e fa da motore, investigare appunto, i futuri sviluppi di questa industria è chiaramente essenziale, necessario per capire anche quello che sarà il progresso tecnologico. È un contesto, come dicevi tu, tra l'altro, che ha per l'appunto molti attori. Mi vengono in mente ovviamente gli operatori telefonici, ma c'è chi fa il software che va sulle reti, c'è chi fa l'hardware che va sulle reti e immagino ci siano anche gli enti pubblici, il governo, che definiscono entro, no, i confini nei quali è possibile sviluppare e creare queste tecnologie. È così? Certo, assolutamente. Appunto poi ecco, diciamo con riferimento proprio anche al 5G, che è diciamo proprio il nuovissimo paradigma tecnologico, è chiaro che questa generazione di telecomunicazioni promette tantissime opportunità, quindi per esempio anche al mondo industriale, quindi non solamente al mondo consumer, che forse appunto fino ad ora è stato quello che tradizionalmente è stato associato anche all'industria delle telecomunicazioni. È chiaro che per cogliere tutte queste opportunità è richiesto sia agli attori appunto già esistenti, come menzionavi appunto anche gli operatori telco, che sono anche diciamo l'attore focale di questa industria per quella che è stata la sua evoluzione, sono richieste nuove competenze, nuovi ruoli, nuovi modelli di business e chiaramente poi questo prevede anche magari l'ingresso anche di nuovi attori. E quindi diciamo l'obiettivo è proprio quello di andare a investigare quelli che possono essere i possibili scenari guardando appunto anche a quelli che sono magari cambiamenti a livello di modello di business dei vari attori coinvolti. Quindi in questo modo, combinando questo aspetto, quindi più da una prospettiva strategica per quelli che sono anche i ruoli degli attori coinvolti e i nuovi entranti, vedere poi come anche altri fattori, come appunto menzionavi tu, in realtà vanno a costituire poi potenzialmente diversi scenari in cui l'industria delle telecomunicazioni può evolvere. Diciamo che appunto parlando di 5G e parlando di tutte quelle opportunità che sono state presentate appunto in questi anni dal lancio, l'obiettivo è proprio quello di andare a capire quelli che potrebbero essere gli scenari futuri di sviluppo. Immagino, tra l'altro, quindi l'obiettivo è prevedere il futuro anche, immagino, per venire incontro a anche gli utilizzi che si potranno fare della rete, no, oltre alla variazione degli attori. Mi vengono in mente, algoritmi di intelligenza artificiale, lo streaming dei videogiochi, tutte, tecnologie che già oggi sono in fermento, ma che sono destinate a esplodere nei prossimi anni. Certo, esatto. Chiaramente, quando si parla di connettività, ecco, è alla base un po' come menzionavo anche all'inizio, di quello che è il processo, no, di innovazione tecnologica. Quindi chiaramente, il 5G è un paradigma tecnologico, poi appunto 5G perché si fa riferimento a quella che è l'ultima generazione, ma che poi in realtà abilita, numerose opportunità che chiaramente, coinvolgono magari l'utilizzo anche di altre, tecnologie appunto ancillari, che però chiaramente son necessarie. Quindi quello motivo di andare a capire come gli attori possono insieme in realtà creare anche una proposizione di valore e creare valore in modo tale appunto da poter cogliere tutte quelle che sono le potenzialità in molteplici settori, potenzialmente anche appunto facendo leva su altre tecnologie che in realtà appunto hai già menzionato. E in particolare, quindi, la tua ricerca di cosa si occupa? Allora, io in questo momento sono un dottorando appunto al Politecnico
di Milano e la mia ricerca si basa su lo studio di nuovi modelli di business facendo leva proprio su tecnologie abilitanti. Quindi in questo modo diciamo il 5G si presta molto bene come campo empirico appunto in cui si vanno a capire quali sono i diversi meccanismi a livello di business model con cui appunto aziende possono proporre, creare e anche catturare valore da una tecnologia in realtà abilitante che spazia su molteplici settori. È chiaro che questo implica una prospettiva sia a livello appunto di attore specifico ma anche di ecosistema. Quindi diciamo che poi appunto questo approccio è investigato in quello che è proprio l'industria delle telecomunicazioni e appunto poi nello specifico anche il 5G, perché sicuramente è un caso studio molto interessante. Grazie mille a Mattia Magnaghi del Politecnico di Milano. Grazie a voi.